Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. Oggi ti mostro come unire testi e valori in Excel in modo semplice ed efficace. Scopriremo le funzioni concatena e concat per unire sia celle che stringhe e l'operatore ampersand, il metodo più veloce per concatenare testi direttamente nelle formule. Per concludere, analizzeremo la sintassi della funzione testo.unisci, perfetta per aggiungere separatori tra gli elementi. Che tu stia creando etichette, codici o messaggi personalizzati, queste funzioni ti faranno risparmiare un sacco di tempo. Iniziamo subito. In questo primo esempio ti voglio mostrare 4 modi per unire 2 o più stringhe di testo in una singola cella. Iniziamo con la funzione concatena. La funzione concatena è una funzione storica di Excel che esiste ancora per compatibilità ed è stata rimpiazzata con la funzione concat, anche se, secondo me, a volte è ancora vantaggiosa. In cella C2 digito uguale concatena, seleziono la funzione concatena e al suo interno posso inserire da 1 a 255 argomenti, anche se per il mio esercizio ne bastano solo 2. Il primo argomento è l'intervallo di colore azzurro contenente i cognomi e il secondo argomento, dopo aver digitato punto e virgola, è l'intervallo di colore rosa. Premendo invio ottengo il risultato desiderato, anche se, come puoi notare, manca lo spazio fra il cognome e il nome. Pertanto, per evitare il problema, potrei posizionarmi qui dopo il punto e virgola e digitare aperte le virgolette, spazio, chiuse le virgolette, punto e virgola. In questo modo verrà concatenato il cognome a uno spazio e al nome. In alternativa, avrei potuto cliccare sul pulsante F di X ed inserire nel primo campo la colonna azzurra, nel secondo campo uno spazio senza le virgolette che sarebbero state aggiunte automaticamente e nel terzo campo di inserimento la colonna rosa. Confermando con OK, ottengo il risultato desiderato. Per un'operazione del genere è ancora meglio la funzione concatena, poiché la funzione concat, che opera in modo analogo, selezionando l'intera colonna, presenterebbe un problema che ti mostrerò nel prossimo esempio. La sintassi della funzione concat è identica a quella della funzione concatena. Digito dunque uguale concat, seleziono la funzione concat e successivamente clicco sul pulsante Fx. Seleziono poi come primo argomento la prima cella azzurra. Come secondo argomento inserisco uno spazio e come terzo argomento la cella di colore rosa. Confermo con OK e successivamente copio verso il basso la formula. Come avrai potuto notare, con la funzione concatena, selezionando gli intervalli, non ho dovuto copiare la formula verso il basso. Un altro modo per ottenere lo stesso risultato è quello di utilizzare l'operatore ampersand o e commerciale. Utilizzando tale operatore e quindi digitando uguale, selezionando una cella, digitando ampersand, cioè maiuscolo più il tasto numero 6, inserendo virgolette, spazio, virgolette e digitando nuovamente ampersand, possiamo concatenare il valore contenuto in prima cella a uno spazio e al valore contenuto nella seconda cella. Premendo invio otteniamo il risultato desiderato. Come per la funzione concatena, avremmo potuto selezionare dapprima l'intervallo di colore azzurro e dopo lo spazio l'intervallo di colore rosa. Premendo invio, siamo così in grado di concatenare i cognomi ai nomi senza utilizzare alcuna formula, ma solamente l'operatore di concatenazione. Il quarto modo per raggiungere il nostro obiettivo è quello di utilizzare la funzione testo.unisci. Questa funzione opera al meglio quando vogliamo inserire dei delimitatori fra le stringhe da unire, ma opera comunque bene anche in questo caso. Inseriamola. Uguale, testo, selezioniamo la funzione testo.unisci e per prima cosa dobbiamo inserire il delimitatore, che nel nostro caso è uno spazio, poiché tra cognome e nome dobbiamo inserire uno spazio. Io ho digitato virgolette spazio virgolette.
Premo punto e virgola per passare al secondo argomento, che ignoro, perciò premo di nuovo punto e virgola, ed ora posso selezionare i due testi da unire. Premendo invio, Excel concatenerà le due stringhe di testo contenute nelle due celle, intervallate da uno spazio. A questo punto possiamo copiare la formula verso il basso. Nel prossimo esempio vedremo alcune importanti differenze fra la funzione concatena e la funzione concat e negli esempi successivi ci concentreremo sulla funzione testo.unisci che permette di ottenere risultati che con le vecchie funzioni di Excel sarebbero difficilissimi da raggiungere. Gli organizzatori di una gara podistica devono preparare i pettorali per i partecipanti. Su ogni pettorale sono riportati il numero progressivo in base all'ordine di iscrizione, il genere, maschio o femmina, e la categoria di appartenenza, che può essere under 18, standard oppure over 65. Un esempio di pettorale è il seguente: il numero progressivo seguito da un trattino, dal genere e dalla categoria. In base ai dati contenuti in tabella, rilevati al momento dell'iscrizione, dobbiamo preparare i pettorali. Iniziamo con la funzione concatena. In cella E2 digitiamo uguale, concatena, selezioniamo la funzione che ci interessa e come primo argomento selezioniamo il numero. Dopo aver digitato punto e virgola, inseriamo il secondo argomento, virgolette, spazio, trattino, spazio e virgolette, in modo che dopo il numero compaia il trattino. Digitiamo di nuovo punto e virgola, selezioniamo il genere, di nuovo punto e virgola e la categoria. Premendo invio otteniamo il risultato desiderato e per concludere possiamo copiare la formula verso il basso. Come avrai notato, ho dovuto selezionare le celle una ad una, poiché la funzione concatena non supporta gli intervalli. La funzione concat, invece, consente di selezionare anche gli intervalli di celle, dunque digito concat, seleziono la funzione concat e procedo come per la funzione concatena. Prima seleziono la cella contenente il numero, poi digito punto e virgola e inserisco il trattino e dunque virgolette, spazio, trattino, spazio, chiuse le virgolette, punto e virgola ed infine come terzo argomento seleziono queste due celle. Premo invio e ottengo lo stesso risultato e dunque la funzione concat presenta il vantaggio di non dover selezionare cella per cella tutte le celle che vogliamo concatenare, ma se le celle sono contigue è possibile selezionare l'intero intervallo. Voglio ora farti notare un'altra differenza fra le due funzioni. Digitando concatena e selezionando un intervallo, l'intervallo viene solamente copiato e dunque non viene concatenato proprio nulla. Utilizzando invece la funzione concat e selezionando lo stesso intervallo, il contenuto delle celle viene concatenato all'interno di un'unica cella. Sarebbe poi opportuno inserire un delimitatore adeguato. Per ottenere questo è preferibile utilizzare la funzione testo.unisci. La funzione testo.unisci però consente di inserire un solo delimitatore, ma in questo esempio i delimitatori sono due, il trattino e lo spazio vuoto, poiché tra la F e over 65 non c'è proprio nulla. Cominciamo ora a inserire la funzione testo.unisci utilizzando come delimitatore il trattino, dunque virgolette, spazio, trattino, spazio, virgolette, punto e virgola. Saltiamo il secondo argomento che ti spiegherò in un prossimo esempio e selezioniamo i testi da concatenare 1, punto e virgola, e il genere e la categoria, chiusa la parentesi tonda, invio. Come puoi notare, la funzione testo.unisci separa ogni suo argomento con il trattino, cioè usa sempre lo stesso delimitatore. Come possiamo fare ad inserire due delimitatori? Semplicissimo, possiamo inserirli fra parentesi graffe. Se non hai la parentesi graffa sulla tastiera, puoi premere il tasto Alt, tenerlo premuto e digitare 123 e rilasciare il tasto Alt. Comparirà così una parentesi graffa aperta. Per separare fra di loro gli argomenti della matrice, devi digitare un punto e successivamente, siccome il secondo separatore è uno spazio vuoto, digitiamo virgolette virgolette
e per chiudere la parentesi grafa tieni premuto il tasto Alt e digita 125, cioè 125. Rilascia Alt e comparirà la parentesi grafa chiusa. A questo punto abbiamo inserito i due delimitatori, il trattino e lo spazio vuoto. Premendo invio otteniamo lo stesso risultato ricavato sia con la funzione concatena che con la funzione concat e possiamo dunque copiare la formula verso il basso. Analizziamo ora le potenzialità nascoste, veramente notevoli, della funzione testo.unisci. Abbiamo un elenco di allievi e la lista dei voti presi durante l'anno. Ogni tanto, come vedi, sono presenti le celle vuote. Vorrei ottenere il risultato che vedi qui a lato. Il nome dell'allievo, seguito da 2 punti, e la lista dei voti presi, separati fra loro da una virgola e da uno spazio. Il problema che ci si presenta è che i delimitatori sono due, i 2 punti e la virgola seguita dallo spazio. Utilizzando però la tecnica vista in precedenza, Excel inserirebbe i delimitatori in questo modo: 2 punti, virgola, 2 punti, virgola, 2 punti, virgola e così via. Ma non è quello che vogliamo. Ti mostro come risolvere il problema. Mediante la funzione testo_unisci ho utilizzato come delimitatore virgola spazio. Ho omesso il secondo argomento, ignorando le celle vuote, e ho selezionato l'elenco dei voti, da B2 fino a I2. In questo modo Excel scriverà l'elenco dei voti presi intervallati da una virgola e da uno spazio e ometterà le celle vuote. A questo punto si può nidificare questa funzione testo_unisci all'interno di un'altra funzione testo_unisci. Come delimitatore utilizzerò i 2 punti seguiti da uno spazio. Ometterò di nuovo le celle vuote e farò in modo che venga concatenato il nome dell'allievo all'elenco dei voti che ho ricavato in precedenza, tutti intervallati da una virgola. Premendo invio ottengo il risultato desiderato. Se invece volessi evidenziare anche la presenza di celle vuote, non dovrei far altro qui, nel secondo argomento della funzione testo_unisci, che selezionare falso, oppure digitare 0. Il valore predefinito è vero oppure 1 e consente di ignorare le celle vuote. Inserendo invece falso oppure 0, verranno segnalate anche tutte le celle vuote. In questo modo saprò che Bertocchi Davide ha preso 8, poi ha saltato 2 prove e poi ha preso un'altra successione di voti. Selezionando la cella contenente la formula e copiandola verso il basso, ottengo un nuovo elenco che evidenzia anche le prove non svolte. Vediamo ora un'applicazione interessantissima della funzione testo_unisci che sicuramente ti sorprenderà. Nella tabella presente a sinistra è riportato l'elenco dei 50 dipendenti di un'azienda. A fianco di ciascun nominativo è riportato il relativo reparto di appartenenza. Compila la tabella presente a destra individuando l'elenco dei dipendenti appartenenti a ciascun reparto. Siccome il video è diventato un po' troppo lungo, ti mostro subito la formula già inserita. Ho utilizzato la funzione testo_unisci e come delimitatore ho utilizzato virgola spazio. Successivamente ho saltato il secondo argomento e quindi ho ignorato le celle vuote e poi ti spiegherò il perché, e per ottenere le stringhe di testo da unire ho utilizzato la funzione se. Come test logico della funzione se ho selezionato la colonna rosa bloccando i riferimenti mediante il tasto F4 e ho uguagliato tale colonna al contenuto della cella D7 contenente il valore direzione. Quando il test risulta vero, cioè quando Excel incontra il valore direzione, verrà restituito il valore corrispondente nella colonna azzurra. Infatti, come secondo argomento della funzione se, ho selezionato la colonna azzurra e l'ho bloccata mediante il tasto F4. In alternativa, Excel restituirà il valore vuoto. Dunque, la funzione se produrrà una matrice di vuoto, 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 vuoto e così via, fino ad incontrare direzione e quindi fiore Vincenzo. Ci sarà dunque una sequenza di stringhe vuote in cui ogni tanto comparirà il nome di un membro della direzione. Siccome la funzione testo_unisci è stata impostata in modo da ignorare le celle vuote,
comparirà solo la lista dei nomi dei membri del direttivo intervallati da una virgola. Siccome il riferimento alla cella D7 non è bloccato, premendo invio e copiando la formula verso il basso, verranno individuate le liste dei membri appartenenti ad ogni reparto. Come ultima cosa, ti voglio far notare che se io non avessi omesso le celle vuote, e cioè le avessi incluse con 0 oppure falso, sarebbe comparsa la lista intervallata da un sacco di virgole e una lista del genere non sarebbe stata molto funzionale. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!